Ciao a tutti, homebrewers e appassionati! In questo nuovo format di video voglio parlarvi di una birra partendo dalla storia del suo birrificio, dalle prime birre prodotte fino ad arrivare alle attuali produzioni e alla birra in questione, terminando con un bell'assaggio. Per partire in bellezza ho scelto il Belgio ed in particolare un birrificio trappista con la sua birra Punta di Diamante, una birra da meditazione ricca e complessa, la Rochefort 10. Siamo nel sud del Belgio, nella provincia vallona di Namur, nella zona delle Ardenne. Poco fuori dalla città di Rochefort sorge l'abbazia di Notre-Dame de Saint-Rémy, un monastero fondato nel 1230 e abitato dalle monache, passato poi a monaci benedettini nel 1464. Monaci che seguivano la regola ancora oggi presente benedettina di ora et labora. Ed in questo spirito è inserita anche la birrificazione, che si stima essere riconducibile al 1595. Come per molti altri monasteri, la rivoluzione francese saccheggiò e dismise i monasteri disperdendone anche parte della storia. Quasi tutti i registri dell'abbazia furono perduti, e con essi molte informazioni riguardo alle birre. La rinascita si ebbe a fine Ottocento con padre Anselme, il nuovo priore, che spinse per ripristinare la produzione di birra. Nel 1899 venne inaugurato un moderno birrificio. Il malto veniva macinato tramite un mulino ad acqua e poi trasportato in birrificio. I tini erano scaldati con fuoco alimentato a legna e l'ammostamento impiegava 3 monaci per 7 ore. La birrificazione era all'epoca un'occupazione secondaria, che serviva esclusivamente al sostentamento del monastero. Un cambiamento ci fu quando padre Dominique andò all'Università di Lovanio per studiare la birrificazione. Da questa esperienza, con i miglioramenti fatti, nel 1910 la birra dell'abbazia vinse un premio a Bruxelles e poco dopo il monastero iniziò a imbottigliare e vendere la propria birra. Nel 1920 la produzione si attestava a 350 ettolitri l'anno e diventò la principale fonte di reddito per il monastero. La prima birra del monastero era una Patersbier, modellata su quella di Hakel, il monastero che aiutò a ripopolare l'abbazia di Rochefort. Poco dopo si passò a 2 birre, una da tavola per i monaci e una più forte per l'epoca da circa 3,5% di volume, destinata alla vendita. Dopo la seconda guerra mondiale il grado alcolico fu portato a 5,0 e le birre iniziarono a riscuotere successo commerciale. Il birrificio stesso si occupava della consegna a domicilio. Nel 1950, quando padre Theodore del vicino monastero di Chimay migliorò le loro birre, la gente iniziò a preferire quest'ultime. Alla richiesta di interrompere la vendita di birre Chimay nelle zone vicine a Rochefort, i monaci di Chimay risposero aiutando il birrificio di Rochefort a migliorare le proprie birre e fare alcuni cambiamenti in birrificio. Il birrificio infatti era vecchio di 50 anni. Chimay si occupò pure della formazione di un birraio per Rochefort e vennero studiate nuove ricette. Vennero istituiti test microbiologici, pratiche di sanitizzazione più efficaci e disposizione dei locali più razionale, come eliminare una vecchia stalla che era accanto al locale del birrificio. Da lì a poco nacque una birra forte chiamata inizialmente Merveille. Da questa poi venne definita la Rochefort 10. La Rochefort 6 nacque nel 1953 e 2 anni dopo la Speciale, che sarebbe la 8. La birra da tavola dei monaci non venne più prodotta dal 1973. L'ultima birra nata è la recente Triple Extra immessa sul mercato nel 2020, che prende ispirazione da una birra chiara e forte prodotta un secolo prima, intorno al 1920. Una birra che oggi potremmo definire in stile triple. Parliamo adesso della birrificazione oggi nell'abbazia di Rochefort. Oggi a Rochefort vivono circa 17 monaci. Di questi solo 6 si occupano della birrificazione.
Per l'acqua viene impiegata una fonte vicina condivisa con la città. Le colline rocciose delle Ardenne, oltre a fungere da filtro naturale, donano all'acqua un contenuto di calcio e bicarbonati più ricco di quella di Chimay. Questa caratteristica è stata particolarmente apprezzata dai monaci di Rochefort. Il pH in ammostamento scende fino a 5.8 e viene mantenuto tale fino alla bollitura, dove poi viene corretto con acido fino a 5.2. L'acqua diversa di Chimay, spiegano i monaci, è il motivo per cui il primo lievito impiegato non dava gli stessi risultati che si ottenevano a Chimay. Nel 1960 quindi fu sostituito con un altro lievito formato da 3 ceppi diversi, di cui 2 molto simili. Si dice che la 6, la 8 e la 10 condividano le stesse materie prime, ma con diversa densità di partenza. A quanto si dice in realtà ci sono anche piccole differenze di proporzione tra i malti impiegati. Si parla di malti Pilsner e Caramel della Dingemans. Nella 8 e nella 10 si completa poi con aggiunte di amido di frumento e zucchero che aiutano ad aumentare il grado alcolico senza appesantire il corpo della birra come avverrebbe usando il solo malto d'orzo. Il comportamento del lievito deve essere per i monaci molto simile tra le 3 diverse birre, ma variando troppo i rapporti tra i malti nel grist può variare anche il profilo del lievito. Per questo motivo le 3 birre conservano un'impronta molto simile, ma salendo di grado alcolico le percezioni organolettiche diventano via via più intense. L'ammostamento è multi-step. Si conoscono queste temperature ma non sono specificati i tempi. In bollitura si aggiunge lo zucchero, bianco e scuro, è probabile che si tratti di zucchero in sciroppo. Qui viene aggiunto anche il coriandolo in quantità però molto piccole. Ed infine il luppolo. Per quanto riguarda il luppolo, fino agli anni 90 veniva utilizzato luppolo di varietà Styrian Goldings e Hallertau in formato coni, che venivano macinati però per aiutare la centrifugazione. Questi poi furono sostituiti con il formato in pellet. I monaci oggi usano moderni fermentatori troncoconici da 400 e 230 ettolitri, ma li riempiono solo a metà, per avere un rapporto superficie-volume più alto, che assicura una maggiore espressione del lievito nella parte degli esteri. È importante per Rochefort che l'altezza e il diametro del mosto nel fermentatore coincida il più possibile. Il lievito è lo stesso su tutte le birre, ma viene impiegato fresco sulla 6, poi lo stesso segue la fermentazione della 8 ed infine sulla 10, dove deve esprimere il massimo della sua vitalità. Il lievito che esce dalla fermentazione della 10 non viene più riutilizzato. La fermentazione primaria parte a 20 gradi per salire fino a 23 in circa 6-7 giorni. La fermentazione secondaria è molto breve, 2-3 giorni a 8 gradi, e avviene in tini di maturazione orizzontali, simili ai tini di lagerizzazione che favoriscono una più rapida precipitazione di lievito e particelle corpuscolate. Per l'imbottigliamento viene seguito un priming con lo stesso lievito, con poco più di 1 milione di cellule per millilitro di birra e zucchero con obiettivo di 3,5 volumi di CO2 per litro. La birra rimane poi a rifermentare per 10 giorni a 23 gradi e poi può lasciare lo stabilimento. Per la maturazione Rochefort consiglia 6 settimane per la 6, 8 per la 8 e 10 per la 10. Le birre oggi prodotte da Rochefort sono queste 4. La 6, la 8 e la 10 sono tutte birre che condividono, come abbiamo visto, le materie prime e in gran parte anche le proporzioni dei malti, per cui hanno un colore piuttosto scuro che aumenta salendo di densità. I numeri 6, 8 e 10 non fanno riferimento al grado alcolico, ma all'antica e tradizionale scala belga per misurare il grado zuccherino di partenza, che è stata mantenuta anche per tradizione. La Rochefort 6 è una birra da 7,5 gradi che può essere catalogata più o meno come una Belgian Double. La 8 si spinge invece a 9,2 gradi e già quindi rientra nell'ambito delle Belgian Dark Strong Ale. Ed infine la 10, che si spinge a 11,3% di volume alcolico e rappresenta la punta di diamante di Rochefort. Anche questa andrebbe catalogata per il BJCP come una Belgian Dark Strong Ale, ma rientra più nell'ambito delle quadruple, quindi quelle con un grado alcolico, un'intensità e un corpo molto più spinto di una normale Belgian Dark Strong.
La Triple Extra si presenta come una birra da 8.1 gradi, dal colore dorato e da sentori più agrumati e floreali, quindi si presenta perfettamente come una Belgian Triple. Presentiamo ora la birra che andrò a degustare oggi, la Rochefort 10. Secondo i dati che disponiamo, la Rochefort 10 parte con un OG di 1.096 e con un'attenuazione apparente dell'89% e una buona rifermentazione in bottiglia raggiunge 11.3% di volume alcolico, 27 IBU per l'amaro e 90 IBC di colore. È brassata con malti pilsner e caramel della Dingemans, non è ben definito quale caramel in particolare, amido di frumento, zucchero bianco e zucchero scuro per completare il grist. I luppoli sono Styrian Goldings e Hallertau. Tim Webb la definisce come una fusione cosmica, profonda, scura, potente e riscaldante, racchiusa in una birra vigorosamente contemplativa che implora di essere l'ultima della sera. La 10, contraddistinta dal tappo blu, prende il nome, come abbiamo detto, dal grado zuccherino misurato in gradi belgi, una misura che ritroviamo anche in altre birre trappiste. L'etichetta è molto semplice e riporta l'indirizzo dell'abbazia, il grado alcolico e ovviamente il bollino esagonale che indica che si tratta di un autentico prodotto trappista. Dietro troviamo il bicchiere consigliato, che è una coppa trappista, ma può andare anche bene un balloon, e la temperatura consigliata di 12-14 gradi. La data indicativa di scadenza prevista si spinge fino a 4-5 anni, ma è una birra che può andare benissimo anche oltre. Passiamo al mio assaggio di questa birra. Il colore è molto scuro, quasi nero nella coppa, con note rosso rubino in controluce. All'aroma emerge una grande intensità aromatica che ricorda panettone, melassa, caramello scuro, prugni e fichi secchi, dattero e cioccolato. Al gusto è molto dolce, si percepisce una dolcezza di miele di castagno, cioccolato mediamente scuro che chiude con un leggero flavor di cacao amaro. Non percepisco fenoli, il lievito Rochefort si dice che non sia un ceppo che li produce. Il corpo è molto strutturato, pieno in bocca ma con una sorprendente scorrevolezza, morbida in bocca dall'inizio alla fine. Warming percepibile solo nel petto dopo che scende giù. Un alcol nascosto con grande maestria, eccellente nel mouthfeel. Scaldandosi esce ancora di più la dolcezza e la profondità. Sembra un dolce natalizio, carico ma non pesante. Un vero spettacolo di birra. Su questa birra penso non ci sia altro da aggiungere. Si potrebbero davvero utilizzare tante parole e tanti descrittori per descrivere l'aroma ed il gusto di questa birra. Molti possono essere anche soggettivi in base anche alla nostra esperienza gustativa personale. Quel che è certo è che si tratta di una birra davvero eccellente sotto tutti i punti di vista. Una birra ricca e intensa e con un grado alcolico molto alto ma molto ben sapientemente coperto in bocca. Non risulta mai bruciante o sgradevole. Una bevuta morbida dall'inizio alla fine che non lascia neanche un senso di pesantezza finale o un dolce stucchevole. Un grande equilibrio che denota una grande maestria dietro questa birra. Parliamo di una birra che ha più di 70 anni di storia alle spalle, quindi una ricetta e una tecnica molto ben affinata nel tempo.
Ci possono essere sempre piccole variazioni tra batch e annate diversi, in questo genere di birre come nel mondo trappista è comune questo aspetto, che è dovuto sia alla mole produttiva comunque più piccola rispetto a una realtà industriale vera e propria, ma anche e soprattutto all'ambiente trappista dove non si sottostà a delle regole di mercato ben precise e delimitate. C'è sempre più variabilità, ma anche questo è un aspetto apprezzabile e interessante. Nonostante questo, il carattere di questa birra rimane comunque sempre ben definito e iconico. Se non l'avete mai assaggiata, vi consiglio assolutamente di farlo, soprattutto in questo periodo invernale. Vi consiglio di non accompagnarla con i pasti, ma di lasciarla appunto come ultima della sera, da gustare e meditare con gran calma ed il giusto tempo. Se avete domande o volete condividere curiosità su questa birra o sulle Rochefort in generale, scrivetemi qui sotto nei commenti. Scrivetemi anche se ci sono altre birre o birrifici su cui vorreste io faccia un video simile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e dei punti hype. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.